Ciao a tutti! In questo tutorial vi voglio spiegare come realizzare questo maglione. È un top down, quindi lavorato dall'alto verso il basso, con i ferri circolari, quindi l'ho realizzato tutto in un unico pezzo senza cuciture, ha uno scollo a V, le maniche raglan e ha una vestibilità diciamo ampia. Infatti può essere realizzato sia da donna che da uomo, lì dipende appunto dalle misure, perché veramente è unisex. Per tutte le tecniche che comunque spiego durante il video trovate qui sopra e nel box informazioni tutti i link ai video dedicati, ma adesso andiamo a vedere cosa ci serve per realizzarlo. Per iniziare abbiamo bisogno del filato. Io ho scelto questo che è il Berry di Tessiland, è composto dal 30% di lana e il 70% di acrilico. Questo è ancora uno dei gomitoli vecchi e quindi è da 100 grammi, infatti in 100 grammi ci sono 150 metri, adesso so che li fanno da 50 grammi, comunque la composizione è la stessa. Per avere una tensione che per me è corretta di 10 maglie in 14 ferri in un campione di 10 cm per 10 cm, io devo utilizzare i ferri numero 9, però attenzione, questo è un filato diciamo a stoppino, quindi ha diciamo una variazione di diametro nel filato. Mi raccomando, fate la prova, perché non è detto che voi abbiate una tensione leggermente diversa e quindi di conseguenza dovete utilizzare dei ferri un po' più grandi o un po' più piccoli. Inoltre ci serviranno dei marcatori ad anello, un contagiri, un ago, un uncinetto, un metro da sarta e del filato di scarto, oppure, visto che utilizzo i ferri così grossi, se ce l'avete in casa usate pure del nastro di raso. Questo ci servirà per mettere in attesa le maglie, ma adesso andiamo a vedere come si realizza. Per prima cosa, col metro da sarta dovete andare a prendere la circonferenza della vostra testa. Nel mio caso sono 56 cm, ma questi 56 cm a quante maglie corrispondono? Basta moltiplicare per 10, che è il numero di maglie che ho in 10 cm nel mio campione, e dividere per 10. Ora, chiaramente qui mi dà sempre 56, perché moltiplicando per 10 e dividendo per 10 è chiaro che il numero non cambia, ma come vi ho detto all'inizio, voi potete avere anche un campione leggermente diverso e quindi comunque vi spiego come fare. Quindi io devo andare a montare le maglie solo ed esclusivamente per il retro, le spalle e una maglia sola per il davanti destro e una maglia per il davanti sinistro. Quindi per prima cosa devo verificare che questo numero meno le 8 maglie del raglan mi dà 48, sia divisibile in 6 parti. Vediamo, 48 diviso 6 da 8, perfetto. Nel caso il vostro numero non sia divisibile, ecco, cercate di arrotondare. Quindi io avrò 8 maglie per la spalla sinistra, 8 maglie per la spalla destra. Per il dietro avrò 2 parti da 8, quindi 16 maglie, e poi avrò 2 maglie per ogni raglan, una maglia per il davanti destro, una maglia per il davanti sinistro. Quindi facciamo il conto, ripartiamo. Allora, abbiamo detto 8 maglie per una spalla, più 8 maglie per l'altra spalla, più 16 per il retro, più le maglie del raglan che sono 2, 2, 2, 2, quindi anche qui 8, più una maglia per il davanti destro, una maglia per il davanti sinistro. Quindi mi dà un totale di 42 maglie. Quindi adesso devo andare ad avviare le mie 42 maglie. Le maglie le avvierò con il metodo long tail, quindi devo lasciare una codina abbastanza lunga per avviare tutte le maglie. Se non sapete come fare a conteggiare la lunghezza della codina, vi lascio qui sopra e nel box informazioni il link al video dedicato. Poi prendo il filo e lo metto tra il pollice e l'indice e lo tengo col resto delle dita. A questo punto il ferro da dietro, prendo il filato,
lo tengo con il dito, giro così da formare la mia prima maglia e poi vado su dal pollice, giù dall'indice e nel centro. Su dal pollice, giù dall'indice e nel centro. Se non conoscete questo avvio, vi lascio qui sopra e nel box informazioni il video dedicato anche per questo. Una volta che abbiamo avviato tutte le maglie, andiamo ad inserire i marcatori ad anello. E visto che appunto sono ad anello quindi chiusi, per farlo devo spostare le maglie dal ferro di sinistra al ferro di destra. Quindi la suddivisione per tutti sarà una maglia, un marcatore per lo scollo, un marcatore per il raglan, 1, 2 maglie, un marcatore per il raglan. Poi io qui devo far passare le 8 maglie della spalla, lì dipende quante ne avete voi, per cui le maglie della spalla le facciamo passare 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, poi metto un marcatore per il raglan, le 2 maglie raglan, l'altro marcatore per il raglan. Adesso io ho le 16 maglie del retro, quindi 1, 2, 3 e 16. Quindi marcatore per il raglan, 2 maglie raglan, marcatore per il raglan. E poi ancora le 8 maglie dell'altra spalla, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, marcatore per il raglan, 2 maglie, marcatore per il raglan e marcatore anche per lo scollo. Aspettate che chiudo bene l'ultima maglia. Ok, e qui abbiamo impostato il nostro lavoro. Come primo ferro facciamo un ferro di impostazione. Lavoro a rovescio perché sono sul rovescio e faccio un aumento gettato tra il marcatore dello scollo e il marcatore del raglan, sia da una parte che dall'altra. Quindi praticamente lavoro a rovescio la prima maglia, passo il marcatore dello scollo, faccio un gettato a rovescio e poi passo marcatore del raglan, lavoro le 2 maglie raglan, passo il marcatore e continuo a lavorare a rovescio, passando chiaramente i marcatori che trovo, fino a lavorare prima del marcatore giallo. Ok, sono arrivata al marcatore giallo, quindi faccio il gettato, passo il marcatore e lavoro l'ultimo rovescio e così ho finito il mio ferro di impostazione. Da questo momento iniziamo il lavoro vero e proprio. Quindi nel ferro 1 andiamo ad aumentare dopo il marcatore per lo scollo ai lati dei marcatori delle maglie raglan, quindi uno prima, uno dopo, uno prima, uno dopo, uno prima, uno dopo, uno prima, uno dopo, e poi prima dell'ultimo marcatore giallo dello scollo, questo nel primo ferro. Il secondo ferro è un rovescio, quindi lavoriamo tutto a rovescio e gli aumenti, che sono dei gettati, vanno lavorati ritorti per non fare il buco. Nel terzo ferro, invece, andiamo ad aumentare solo ed esclusivamente per il raglan, quindi prima e dopo i marcatori raglan. Mi raccomando, all'interno dei marcatori raglan devono sempre solo esserci 2 maglie. Controllate bene che ce ne siano sempre solo 2. Nel quarto ferro andrò a lavorare
tutto a rovescio e come abbiamo detto i gettati li lavoriamo ritorti e così ripeto questi 4 ferri finché non sono arrivata all'altezza dello scalfo, ma comunque adesso vi faccio vedere. Quindi primo ferro, si lavora dritto perché siamo sul dritto del lavoro e aumento sia per lo scollo con un gettato a dritto. Questo me lo trovo solo ed esclusivamente in questa volta e poi non lo troverò mai più perché solitamente i rovesci li ritroviamo solo nei ferri a rovescio, ma comunque questo è il gettato che abbiamo fatto prima, lo lavoro ritorto, poi getto, marcatore per il raglan, 2 maglie raglan, marcatore per il raglan e getto. Lavoro così fino alla fine ricordandomi che devo fare i gettati all'esterno dei marcatori per il raglan e prima del marcatore giallo per lo scollo. Nel secondo ferro e in tutti i ferri pari lavoro a rovescio e quando incontro i gettati del ferro precedente li lavoro a rovescio ritorto, quindi prendendoli non da davanti così, se no faremo un grande buco, vedete, da dietro in questo modo e lavorandoli a rovescio. Ecco, ve lo faccio rivedere, trovo il gettato, lo prendo da dietro e lo lavoro sempre a rovescio. Nel terzo ferro aumento solo ai lati del raglan. Nel quarto ferro lavoro a rovescio e dove ci sono i gettati a rovescio ritorto e poi continuo a ripetere la sequenza dal ferro 1 al ferro 4 fino appunto all'altezza dello scalfo. Per sintetizzare, praticamente aumentiamo un ferro sì e un ferro no per il raglan e un ferro sì e 3 ferri no per quanto riguarda invece lo scollo. Se durante la lavorazione arrivate ad avere il numero delle maglie del retro uguale al numero delle maglie dei 2 davanti, ma non siete ancora arrivate ad avere l'altezza dello scalfo corretto, come d'altronde è successo a me, dovete iniziare a lavorare in circolare, quindi unire i 2 davanti e iniziare la lavorazione a circolare continuando chiaramente ad aumentare sia per il davanti che per il retro che per le maniche, quindi comunque aumentare all'esterno dei 2 marcatori delle linee raglan per avere sia l'altezza dello scalfo corretta che l'ampiezza del corpo e delle maniche corretta. Comunque per ecco, sapere dei trucchetti che riguardano l'ampiezza delle maniche piuttosto che l'ampiezza del corpo o l'altezza dello scalfo, vi lascio qui sopra e nel box informazioni il link a un video dedicato proprio per il raglan. Comunque adesso vi faccio vedere come lavorare in circolare, è semplicissimo. Vi consiglio di farlo appunto quando avete il numero del davanti e il retro corretto, però avendo il filo già sulla destra del lavoro. Quindi io non faccio nient'altro che lavorare normalmente in circolare, stando attenta ad avere la prima maglia, le prime 2 maglie piuttosto strette. Ecco, questo non mi serve più, poi lo metterò qui in mezzo con un contagiri perché ormai non andremo più ad aumentare per il davanti ma appunto solo nelle linee raglan. Quindi proseguo
lavorando normalmente. Una volta arrivata all'altezza dello scalfo, posso mettere le maglie delle maniche in sospeso e continuare con la lavorazione del corpo. Però devo fare dei calcoli per sapere quante maglie vanno avviate nel sottomanica. Quindi dobbiamo contare quante maglie abbiamo per il corpo. Io ne ho 100, conteggiando anche che le 2 maglie raglan che ho per ogni raglan, quindi in realtà sono 2 davanti e 2 dietro, quindi una delle 2 la metto per il corpo, l'altra la metto per la manica, quindi divido anche la linea raglan in 2 e appunto così ho 100 maglie per la circonferenza del corpo. Per me vanno bene già così, perché io di circonferenza seno sono 90 cm, però vi faccio comunque vedere il passaggio. Allora, devo fare la mia circonferenza seno, che è 90 cm. Come abbiamo detto, rimangono anche 90 maglie perché ho 10 cm in 10 maglie, quindi comunque rimangono 90 nel mio caso. Visto che io ho 100 maglie, addirittura ho in avanzo, ma lo volevo con una vestibilità morbida. Nel caso in cui, ad esempio, io avessi avuto 112 di circonferenza seno e avessi avuto 100 maglie sui ferri, devo fare 112 meno 100, che chiaramente mi dà 12, diviso 2 uguale a 6, quindi sarei andata ad aggiungere nel sottomanica da una parte 6 maglie, dall'altra 6 maglie. Comunque io vado ad aggiungere 2 maglie nel sottomanica solo e esclusivamente per farvi vedere come si fa. Quindi lavoro fino ad arrivare al primo marcatore, ok, lo tolgo, lavoro ancora una maglia perché vedete delle 2 maglie raglan ho detto una la metto per il corpo, l'altra per la manica, quindi lavoro una maglia, poi prendo il mio nastro e con l'ago inizio a spostare le maglie, questo chiaramente non ci serve, in questa maniera sul nastro. Una volta che sono arrivata all'altro marcatore, chiaramente lo tolgo e trasferisco anche l'ultima maglia sul nastro. Eccomi qua. Poi vado ad avviare a nuovo le 2 maglie nel sottomanica. Quindi come faccio? Prendo il filo con la mano destra, faccio un cappietto, infilo il ferro e tiro. Mi raccomando, tirate bene perché se no le maglie rimangono molli. Quindi 1, 2 e poi proseguo a lavorare dall'altra parte. Quindi lavoro una prima maglia, chiaramente questo marcatore è da togliere e continuo la lavorazione fino ad arrivare dall'altra parte dove ci sono gli altri marcatori. Chiaramente mi comporto nella stessa maniera anche per l'altra manica. Ok, dopo aver fatto un paio di giri ve lo provate e verificate che vada tutto bene, la vestibilità sia corretta. Poi, se la circonferenza maggiore del vostro corpo era quella del seno, allora potete andare giù dritti così senza dover fare aumenti. Se invece la circonferenza maggiore sono ad esempio i fianchi, a quel punto dovete fare la stessa cosa che abbiamo fatto per il seno, cioè prendere la circonferenza dei fianchi, trasformarla in maglie e verificare se avete il numero sufficiente di maglie già sui ferri. Nel caso in cui vi mancano delle maglie, qui nella sottomanica, lasciando 2 maglie centrali aumentate, come abbiamo fatto per il raglan, ogni
tot ferri, non aumentate tutti i ferri o comunque dite che ne so, mi mancano ad esempio 8 maglie, siccome noi facciamo un aumento prima, un aumento dopo, un aumento prima, un aumento dopo, sono 2 giri di aumenti. Ecco, non dovete fare un giro aumento e il giro successivo aumento, perché sennò viene malissimo. Lo dovete come dire, diluire questi aumenti, li dovete disporre in maniera abbastanza graduale ed equa fino ad arrivare ad avere appunto la circonferenza dei fianchi. Altrimenti appunto andate giù dritti e così è come farò io. Bene, arrivata all'altezza del fianco, inizio la lavorazione a coste 2-2 legaccio. Adesso vi faccio vedere i conteggi e poi l'esecuzione. Per lavorare le coste 2-2 io devo avere un numero di maglie divisibile per 4. Io sui ferri ho 108 maglie che diviso 4 mi dà 27, quindi perfetto. Il mio è un numero pieno senza la virgola e quindi posso iniziare a lavorare subito. Se invece il vostro risultato è un risultato con la virgola, in un ultimo giro, in un ultimo ferro, dovete aumentare o diminuire le maglie in modo di avere una divisione con un totale pieno, quindi senza virgola. Per lavorare il bordo a coste 2-2 legaccio si lavora così. Nel ferro 1 si lavora 2 maglie a dritto e 2 maglie a rovescio per tutto il ferro. Nel ferro 2 invece si lavorano tutte le maglie a dritto e poi si ripete il ferro 1 e il ferro 2 fino ad arrivare all'altezza desiderata. Per me saranno circa 6 cm. Quindi finito il bordo vado a chiudere a coste. Le prime 2 maglie sono 2 dritti, quindi lavoro un dritto, un altro dritto e poi a cavallo la prima maglia sulla seconda. Le prossime 2 maglie dovrebbero essere 2 rovesci, quindi lavoro un rovescio e poi a cavallo, poi lavoro un altro rovescio e a cavallo e vado avanti così lavorando dritto su dritto e accavallando, rovescio su rovescio e accavallando. Arrivati alla fine della chiusura, lascio un pezzettino di filo per chiudere ed evitare lo scalino e poi andare a fissare e nascondere la codina. Quindi taglio, sfilo in questo modo, poi prendo un ago da maglia e anche se qui è scuro, spero che riusciate a vedere, entro nella prima maglia chiusa, quindi nella prima V, prendo tutte e 2 le gambette, entro dentro e poi rientro nell'ultima V, quella da dove esce il filo, così. Cosa faccio? Tiro e formo l'ultima maglia, quella che vedete rende pari l'inizio e la fine, grande quanto le altre maglie, e poi nel retro andrò a nascondere le codine. A questo punto dobbiamo iniziare la manica, quindi per prima cosa vado a misurare con il centimetro la circonferenza del mio polso. Per me sono 16 centimetri, che come abbiamo detto moltiplicati per 10, che sono le maglie nel mio campione in 10 centimetri, e diviso 10 danno sempre 16, quindi nel mio caso i centimetri equivalgono alle maglie, quindi io per il mio polso devo avere 16 maglie. Siccome voglio una vestibilità ampia e quindi una manica piuttosto ampia anche alla fine, cosa faccio? Vado a contare quante maglie ho sui ferri per la manica in questo momento, aggiungendo anche le 2 maglie che abbiamo avviato a nuovo per il corpo e che vanno chiaramente riprese poi per la manica. Quindi io ne ho
44 sui ferri per la manica, vado a sommare le 16 che mi servono, diciamo, per il polso e fanno 60, e vado a fare la media, quindi vado a dividere in 2 e mi dà 30. Quindi io, per avere questa manica ampia, devo arrivare ad avere 30 centimetri prima di fare il bordo del polsino. Perfetto, a questo punto proviamo il maglione e verifichiamo quanti ferri ci mancano da dove abbiamo le maglie in sospeso fino a dove vogliamo che arrivi il maglione. Per me sono 45 centimetri, ma questi centimetri a quanti ferri corrispondono? Moltiplichiamo per 14, che è il numero di ferri che ho in 10 centimetri nel mio campione, e divido per 10. Quindi per me corrispondono a 63 ferri. Quindi so che i ferri da lavorare sono 63, che io devo arrivare a 30 maglie, e con questi dati vado a calcolare ogni quanto io devo andare a fare la diminuzione. Quindi devo arrivare a 30, ma io adesso ne ho 44, quindi il primo calcolo che facciamo è 44 sono le maglie che ho adesso, meno le 30 che sono le maglie che avrò infine, e mi dà 14. Vuol dire che io devo togliere 14 maglie, ma siccome per ogni giro di diminuzione noi andiamo a diminuire 2 maglie, questo numero lo divido in 2 e quindi mi dà 7. Quindi io nei 63 ferri avrò 7 giri di diminuzione. Ma ogni quanto devo fare il giro di diminuzione? Basta dividere 63 diviso 7 e mi dà 9. Vuol dire che io ogni 9 giri vado a fare le mie diminuzioni. Cosa vuol dire ogni 9 giri? Che io lavoro 8 maglie normalmente, scusate, 8 ferri normalmente, e al 9° ferro vado a fare le diminuzioni. Comunque, una volta che abbiamo scritto tutti questi dati, procediamo con la pratica, e quindi adesso vi faccio vedere. Per prima cosa vado a riprendere tutte le maglie che ho messo in sospeso. Vedete che con il nastro è molto più semplice riprenderle rispetto ad averle o sul cavetto o su un filo di scarto. Quindi le riprendo tutte in questa maniera e poi sfilo il nastro. Una volta riprese tutte le maglie, sfilo il nastro e vado ad iniziare la lavorazione della manica. Dunque, qui avevamo avviato a nuovo 2 maglie. Siccome io devo iniziare al centro nel sottomanica, per prima cosa vado a riprendere la maglia verso sinistra. Quindi questa maglia qua, ho i miei 2 fili, io le riprendo con l'uncinetto, sull'uncinetto, e riprendo la maglia. Ecco, lascio una codina abbastanza lunga per poi nasconderla nel retro. Ma se io andassi a lavorare direttamente così, qui farei un grande buco. Quindi aspettate che tiro il filo in maniera che si veda meglio. Ok, vedete, farei un buco, rimarrebbe un buco. Quindi cosa faccio? Vado a riprendere anche la maglia molle. Qui si vede diciamo poco, però in realtà è una maglia che c'è fra la maglia che io ho appena ripreso e quella che ho sul ferro. Mi metto qui, prendo tutte e 2 le gambine, non solo una, ed la prendo sull'uncinetto. Poi dall'uncinetto trasferisco queste maglie sul ferro. Voi le potete anche riprendere con il ferro, io mi trovo meglio con l'uncinetto, quindi procedo così. A questo punto lavoro tutto il giro normalmente.
Ok, ho lavorato tutte le mie maglie, sono arrivata dall'altra parte. Adesso devo andare a riprendere anche da questa parte la maglia molle che vedete per me è questa, si vede perché è un po' più allungata. La prendo, la metto sui ferri e poi devo andare a riprendere la maglia che avevo avviato a nuovo. Quindi entro, riprendo e metto sul ferro. A questo punto ho finito il mio giro, quindi vado scusate, a mettere un marcatore e a segnarmi che ho finito il primo giro. Mi raccomando, segnatevi i giri perché chiaramente l'altra manica la dovete fare uguale. Quindi per fermare la codina nel giro successivo vado a lavorare la prima maglia sia con il filo del gomitolo che con quello della coda. Ok, poi visto che quando ho ripreso le maglie ho ripreso anche le 2 maglie molli, che in realtà sono maglie che ho aggiunto solo esclusivamente per non fare il buco, vado subito a diminuirle. Come diminuisco queste maglie? Poi farò anche tutte le altre diminuzioni, quindi ve lo faccio vedere in questo giro, ma poi voi lo andate a fare chiaramente ogni 9 giri, proprio per avere le diminuzioni della manica. Quindi la prima maglia, vabbè, adesso io qui l'ho lavorata doppia, cioè doppia, con tutti e 2 i fili, solo per fermarla, ma in realtà la prima maglia la lavoro normalmente e poi lavoro le 2 maglie seguenti assieme. Poi lavoro tutto il giro a dritto fino ad arrivare alle ultime 3 maglie. Ok, sono arrivata alle ultime 3 maglie. Adesso devo fare una diminuzione. Questa volta farò la cavallata semplice, quindi passo a dritto la prima maglia senza lavorarla, lavoro la seconda e a cavallo la prima passata sulla seconda e ho diminuito e poi lavoro l'ultima maglia a dritto e così ho fatto anche il mio secondo giro. Adesso vado a diminuire ogni 9 giri. Arrivata ad aver effettuato tutti i ferri per la manica, per me erano 63, ho 30 maglie. Queste maglie devono essere divisibili per 4, quindi 30 non è divisibile per 4 perché mi dà 7,5. Allora, in un unico giro devo aumentare o diminuire, lì dipende da voi, per arrivare ad un numero divisibile per 4. Io decido di diminuire 2 maglie, come ho diminuito tutte le altre maglie, e quindi arrivo a 28 maglie che chiaramente è divisibile per 4. A questo punto inizio a lavorare il bordo, che per me sarà alto circa un 7 ferri, a coste 2,2, semplicemente 2 dritti e 2 rovesci. Una volta finito il bordo vado a chiudere, come ho fatto anche per il corpo, lavorando dritto su dritto e rovescio su rovescio e poi accavallando. Quindi dove c'è il rovescio lavoro rovescio e accavallo, dove c'è sotto il dritto lavoro a dritto e a cavallo. Se questa chiusura vi sembra un po' troppo stretta, vi lascio qui sopra e nel box informazioni il link a una chiusura elastica. Adesso dobbiamo andare a riprendere le maglie dello scollo per creare il nostro bordo. E come facciamo? Innanzitutto iniziamo a riprendere le maglie dal centro del retro. E come facciamo a sapere quante maglie dobbiamo riprendere? Beh, per il retro, i raglan e le maniche è facile, perché dobbiamo andare a riprendere esattamente le maglie che abbiamo montato, quindi tutte. Partendo dal centro, io per il retro ne avevo avviate 16, quindi ne andrò a riprendere 8, poi 2 per il raglan, 8 per la manica, 2 per il raglan. Poi come faccio a sapere quante ne devo riprendere per lo scollo a V?
Visto che io ho in 10 centimetri 10 maglie, non devo neanche fare il calcolo, se no dovete fare sempre la solita proporzione, per cui vado direttamente a misurare quant'è il mio scollo, e per me è 18 centimetri, quindi io dovrò andare a riprendere 18 maglie. Chiaramente anche di qua 18 maglie più 2 per il raglan, 8 per la manica, 2 per il raglan e 8 per l'altra metà. Certo, ci si pone il problema che per lo scollo a V, quindi in diagonale, non ci sono tante maglie quanti in realtà ne devo andare a riprendere, cioè in questo petto io non ho 18 maglie, ne ho di più. E allora come potete fare? La cosa più semplice è contare, visto che le maglie sono grosse, quindi si vedono bene e tra l'altro sono anche poche, contare quante maglie avete e capire come suddividerle. Io magari adesso non l'ho ancora fatto, però penso che siano... Aspettate, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, faccio in diretta 9, 10, 11, 12, bello che dico in diretta ma io sono indifferita perché è un video, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, ne devo andare a prendere 18, vuol dire che ne devo saltare solamente 4, quindi basta dividere in 4 la mia diagonale ed ecco che salto una maglia ogni tot. Io vi consiglio di far così perché è la strada più semplice. Comunque adesso vi faccio vedere nella pratica come riprenderle. Come sapete mi trovo più comoda con l'uncinetto, ma voi lo potete fare anche con i ferri. Entro nella prima maglia che ho avviato e tiro fuori l'asola, lasciando chiaramente una codina per poi andare a chiudere chiaramente in circolare e a nascondere, ecco, l'avvio. Quindi seconda maglia avviata, la vedete? E questa V la prendo, terza, quarta, e man mano che le prendo poi le vado a trasferire sui ferri. Dovete avere chiaramente un uncinetto che non ha il manico ergonomico, le dovete prendere al contrario così, perché se le prendete così le maglie vi risultano girate, quindi le prendete dal retro, le passate e andate avanti così a prenderle e a passarle fino ad arrivare appunto allo scollo a V. Lì vi faccio vedere come prenderle in diagonale. Ok, sono arrivata a dover prendere nella parte diagonale, quindi abbiamo detto se in 22 maglie di base ne devo riprendere 18, vuol dire che in 11 maglie di base ne devo riprendere 9 e quindi faccio così: la prima la salto, quindi la prima non la riprendo, la salto direttamente e poi ne prendo 4, 1, 2, sempre con lo stesso metodo, lasciando le due gambette delle V, cioè riprendendo esattamente le due gambette delle V. Ecco, vedete, qui c'è la V e io l'ho ripresa, quindi dicevo 1, 2, 3, alcune sono più piccoline perché magari è dove abbiamo girato il lavoro, perché vi ricordate lavoravamo in giri di andata e ritorno, quindi 3 e 4, questa la salto e poi ne riprendo 5, 1, 2, mannaggia mi è toccata quella piccola, però una gambetta, due gambette, 3, 4 e 5. Quindi la sequenza è questa: salto 1, ne riprendo 4, salto 1, ne riprendo 5, salto 1, ne riprendo 4, salto 1, ne riprendo 5, poi riparto e vado dall'altra parte, quindi le riprendo così, con questa sequenza. Una volta riprese tutte le maglie, le contiamo, verifichiamo se il numero è corretto, nel mio caso sono 76,
e a questo punto dobbiamo verificare se sono divisibili per 4, quindi 76 diviso 4 da 19, per me è fattibile. Nel caso in cui voi non abbiate un numero divisibile per 4, in corrispondenza delle due maglie raglan fate delle diminuzioni in maniera da avere un numero divisibile per 4. Comunque adesso vi faccio vedere. Per sapere se dobbiamo iniziare con un dritto o un rovescio, vi spiego un trucchetto. Mettete nelle due maglie centrali all'esterno due marcatori. Queste due maglie devono essere lavorate a dritto. Ciò vuol dire che le altre di conseguenza devono essere due dritti, due rovesci, due dritti, due rovesci, perché lavoriamo a coste 2-2. Quindi andate a fare proprio il calcolo manuale, cioè nel senso, se questi due sono due dritti, vuol dire che questi sono due rovesci, due dritti, due rovesci, due dritti, due rovesci. Andate avanti fino all'inizio del giro e verificate con quale maglia, se un dritto o un rovescio, dovete andare a lavorare. Io per esempio devo andare a lavorare con la prima maglia, che è un rovescio, uno solo, per cui avrò un rovescio, poi due dritti, due rovesci, due dritti, due rovesci, e finisco con due dritti e un rovescio. Se questa cosa vi dà fastidio, iniziare con un rovescio piuttosto che un dritto, comunque dividere le coste, ecco che non fate nient'altro, ve lo faccio vedere, che praticamente passare la maglia e iniziare direttamente di una maglia spostata. Quindi io adesso l'ho passata per farvelo vedere, anche se in realtà a me non dava fastidio, e a questo punto posso iniziare con due dritti, quindi dritto, dritto e poi due rovesci, rovescio, rovescio e riparto dritto, dritto, rovescio, rovescio. Come vi dicevo prima, se dovete fare delle diminuzioni, ecco che in corrispondenza delle linee raglan, io adesso ci arrivo, ma io non le devo fare le diminuzioni solo per farvi vedere, non sono ancora arrivata, ok? Ho fatto un rovescio, per esempio, queste sono le linee raglan, e io dovrei diminuire, siccome ne ho fatto uno di rovescio, me ne manca un altro, quindi cosa faccio? Lavoro semplicemente due maglie assieme. Se sono due rovesci, li lavoro due rovesci assieme, se sono due dritti, lavorerò due dritti assieme, in maniera appunto da fare delle diminuzioni, ma non, diciamo così, sfasare il rapporto 2 a 2 delle coste. Dal secondo ferro e in tutti i ferri seguenti dobbiamo lavorare delle diminuzioni. Chiaramente questi due marcatori vanno tolti e vanno sostituiti, come vi faccio vedere adesso. Dunque, indipendentemente dalle maglie che ci sono prima delle due maglie centrali, voi dovete lavorare le maglie come si presentano, lavorate la penultima maglia e poi io passo questa, tolgo il marcatore, poi mi metterò questo, la rimetto a posto solo e esclusivamente perché cosa faccio? Lavoro queste due maglie, quindi la maglia, una maglia centrale e quella prima, le lavoro insieme a dritto. Poi metto il mio marcatore, passo questa maglia tanto per togliere l'altro, quindi la rimetto a posto, e poi l'altra maglia centrale e la maglia seguente le devo lavorare insieme ma a dritto ritorto, cioè aspettate, vi faccio vedere meglio, prendendole così ma dal retro, vedete, non in questa maniera davanti ma insieme, 1 e 2 dal retro. Aspettate che ho preso un filo che non c'entra, aspettate, scusate, ma ok, dal retro, quindi lavoro a dritto, ritorto,
e poi proseguo come si presentano, quindi rovescio e vado avanti normalmente in tutti i ferri. Mi raccomando, queste maglie cercate di farle un pochino più strette, nel senso non è che dovete tirare, però non fatele morbide, perché è proprio dove si vanno a fare le diminuzioni. E vado avanti così per 2-3 ferri. Adesso vedo comunque per quanto vi piace alto il bordo. Ok, io ho lavorato per un totale di 4 giri e adesso chiudo normalmente a coste, quindi lavorando dritto su dritto e accavallando, e rovescio su rovescio e accavallando, come abbiamo fatto anche per gli altri bordi. Mi ricordo però che anche in questo ferro devo lavorare la diminuzione della V, quella nel centro davanti. Bene, come avete visto, realizzarlo è stato abbastanza semplice. La maglia è quasi finita, vi dico quasi perché ho intenzione di apportare delle modifiche che però farò in un prossimo video, e appena avrò finito di realizzare il video vi metterò qui in alto e giù nel box informazioni il link, in maniera che vedete che modifiche ho fatto. Per una taglia media ho utilizzato proprio esattamente 350 grammi, quindi se voi avete bisogno di una taglia più grande o più piccola vi dovete regolare di conseguenza. E poi, come forse avete visto all'inizio del video, se volete farla esattamente come me, ma questo appunto ve lo faccio vedere nel, diciamo così, video seguente, un prossimo video, avete bisogno anche di altri colori. Vi lascio con questo suggerimento per vedere se indovinate quali saranno le mie modifiche. Per oggi è tutto. Se questo video vi è piaciuto mettetemi un like e non dimenticate di iscrivervi cliccando qui sotto iscriviti e la campanella, e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!